Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2024. Ok. Leone, abbiamo il mondo. Periodo di compimento, periodo dove probabilmente riuscirete a raggiungere un risultato e questo risultato normalmente con il mondo fa sentire completi. Quando c'è il mondo ci potrebbe anche essere un viaggio piuttosto che uno spostamento geografico importante e per qualcuno potrebbe far riferimento a dei bambini, ragazzi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il nostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono online. Queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi darò quello che è l'andamento energetico più importante, facendo poi anche degli esempi per aiutare a integrare la lettura alla vostra realtà. Per quello che riguarda poi invece le letture specifiche di single e coppie, ragazzi, usciranno la prossima settimana e le potete integrare con questa lettura. Se non sapete come integrarle, vi rinnovo l'invito a guardare la guida che ho pubblicato e di cui trovate il link sotto in descrizione. Allora, ragazzi, partiamo con un imperatore, un papa, un 5 di bastoni, un 2 di coppe, la morte, un fante di bastoni e il diavolo. Che interessante perché avete papa e diavolo. L'acqua santa e... com'è che si dice? Allora... Devo dire che si parte da una situazione piuttosto stabile. Sono due carte che mi parlano di qualche cosa che è ufficiale, è radicato, è concreto, di un qualche cosa che sì, ha una sua stabilità, ha una sua concretezza e anche potere personale. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere una persona, essendo un imperatore potrebbe rappresentare un padre anche o magari la persona di interesse. Mm. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'imperatore, vediamo a che cosa fa riferimento, che dettagli in più vengono fuori. Ok, allora qui abbiamo un fante di coppe e un 8 di denari. Allora, vi dirò che questo imperatore potrebbe essere una persona che vi fa un'offerta, che vi aiuta in qualche modo. È come se questa carta mi dà costanza come sensazione, però queste due carte mi dicono che una persona potrebbe magari farvi delle promesse che poi non riesce a mantenere nei tempi previsti, mi viene da dire. Andiamo a vedere il Papa. Per qualcuno, se rappresenta il padre, per esempio, per qualcuno potrebbe essere un qualche tipo di offerta di aiuto da parte del padre, che letteralmente è un po' più grande rispetto a quello che può mantenere. Però i papà normalmente, eh, vabbè, io parlo per il mio, sono pezzi di cuore, sono pezze core. Va bene. Allora, abbiamo il Papa che è spiegato dalla Luna e dal Sette di Coppe.
Ragazzi, qui c'è una sorta di illusione, ok? Abbiamo proprio due carte che mi dicono che c'è un qualche cosa che non si vede, che si sta un po' sognando, se vogliamo, un certo tipo di ufficializzazione, un certo tipo di concretizzazione, un certo tipo di rito, rituale o festa sociale. Perché il Papa di solito parla di qualche tipo di contratto, ma siccome abbiamo un po' il Fante di Coppe e un po' queste due carte che mi dicono che si stanno facendo pensieri un po' troppo ottimisti, perché? Perché comunque non si vede tutta la realtà. C'è una parte probabilmente di cui non si è a conoscenza con la carta della Luna, che riguarda il passato anche, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Abbiamo il Sole. E la Regina di Denari. Ragazzi, se per caso per voi non fosse una situazione familiare, fosse una situazione dove c'è qualcuno vicino a voi, all'interno della zona di lavoro, mi verrebbe quasi da dire, ehm, che in qualche modo vi sta facendo dell'occhiolino, delle avance o cose di questo genere, qui la sensazione è che voi sappiate in un certo senso. Cioè è come dire, vi fa piacere questo flirtare, però, il Papa potrebbe rappresentare il fatto che uno dei 2 è comunque già in una relazione. Di conseguenza ho come la sensazione che voi tirerete un pochettino i remi in barca e preferirete, diciamo, tastare il terreno. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Abbiamo un 4 di spade e un carro. Difatti qui l'idea è di non prendere nessun tipo di direzione senza prima un accordo chiaro tra le parti, mi viene da dire. Ma ho più la sensazione che siate voi a non voler scendere a compromessi. Qui con queste due carte c'è qualche cosa che non è chiaro, c'è qualche cosa che non vedete. Ma io credo che lo sappiate, cioè siete consapevoli del fatto che c'è qualche cosa che non torna, ma ancora non avete chiaro che cosa. Andiamo a vedere la morte. Appeso e 7 di spade. Ragazzi, nella seconda settimana di aprile c'è, diciamo, una brusca fine dei giochi. Nel senso che qualche cosa qui si sblocca. È come se, vi dico che con il 7 di spade al contrario potrebbero proprio venire fuori cose. Potrebbero venire fuori notizie. Quello che prima qui non era completamente chiaro, qui potrebbe invece diventarlo. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni e un asso di coppe. Mm. Allora, ragazzi, qua il consiglio è di non farvi prendere la mano, anche se poi qui le cose si sbloccano, perché allora, quando c'è la carta della morte si parla di tagliare con certi tipi di atteggiamento, di atteggiamenti. E vedendo il 2 di coppe qui ho come la sensazione che qualcuno deciderà di, non dico provarci, però nel senso deciderà di smettere di mettere tutti questi paletti nei confronti di questa situazione o di questa relazione, di questa persona. C'è, come dire, la voglia di trovare di nuovo l'entusiasmo di vivere. Non è solo un entusiasmo, mm, per la coppia, come vi spiego, per il flirt amoroso. È proprio un entusiasmo a 360 gradi. Ragazzi, qui avete morte, qui avete appeso e qui avete 7 di spade. La seconda settimana di aprile vi devo dire che può essere impegnativa.
Speriamo passi in fretta. Andiamo a vedere il diavolo perché è quello che mi preoccupa di più. Perché il fatto che sia girato al contrario in realtà è un po'... il 5 di spade, le lotte dell'ego e il 3 di coppe. È un po' come se mi dicesse di non cedere, di non... ma ripeto, vi sento già così, come se non voleste scendere a compromessi. Allora ragazzi, l'idea principale che ho, se foste per esempio all'interno di una situazione lavorativa dove c'è una persona che vi piace, che state frequentando, l'idea qui è che ci sia una sorta di sicurezza di base all'inizio di aprile, con delle offerte anche, delle proposte, che sembrano proposte giganti, in realtà sono da valutare un pochettino bene perché anche a voi stessi già qualche cosa non torna. Avete 2 5, 5 di bastone e 5 di spade, quindi ci sono delle piccole divergenze, dei piccoli attriti, delle piccole discrepanze che sono prima da chiarire, prima di fare qualsiasi tipo di passo, e qui ho come la sensazione che metterete punto e a capo, cioè ci sarà un taglio con primo un atteggiamento di attesa, soprattutto se state aspettando che l'altro si muova, taglierete questo tipo di sensazione di attesa. Secondo è un po' come, ok, la smetto di raccontarmi bugie, tutte queste proiezioni della luna e del sette di coppe, che non dico che siano completamente vostre, diciamo che buona parte ve le hanno inculcate, però qui è come se venissero a galla e da lì devo dire che, essendo onesti con voi stessi, arriverà quello che è un nuovo inizio, una nuova apertura di cuore, mi vien da dire. Ehm, Attenzione perché l'asso di coppe parla anche di innamoramento. Dico attenzione se siete già in una relazione o comunque se ci sono più di due persone. Perché? Perché qui abbiamo un 3 di coppe e un diavolo al contrario. È come se fosse un consiglio a non cedere, a non farvi incastrare in una relazione a 3, mi viene da dire. Tipo, mettete prima le cose in chiaro subito che dovete essere in 2. Sempre se si può, nel senso, se poi avete matrimoni comunque o famiglie o figli di mezzo, ognuno fa come ritiene più giusto per sé in quel momento di vita. Non c'è un giusto o sbagliato assoluto in queste cose, ognuno deve fare quello che si sente. Allora, se fosse la situazione familiare, devo dire che qui è un po' la stessa cosa, nel senso che è come se ci fossero delle promesse, però non ci si riuscisse tanto ad accordare e c'è come bisogno di prendere in mano le redini della propria vita, tagliare con certi atteggiamenti di attesa e non cadere, mi viene da dire, in lotte egoiche, in discussioni, le lotte egoiche sono quelle discussioni sterili di per sé perché non portano da nessuna parte, non portano alla soluzione del problema, ma sono più focalizzate sul ho ragione io o hai ragione tu. Però poi una volta che uno ha la ragione non se ne fa niente, bisogna trovare la soluzione al problema. Va bene ragazzi, andiamo a vedere l'I Ching dell'amore e poi vado a vedere la spiegazione sul libro. Quanti! Allora, abbiamo la sofferenza, carta numero 41, la paura dell'amore, carta 26, e felicità è amare. Wow. Bene, andiamo a vederli nel libro esattamente così come nell'ordine in cui sono usciti. Allora, il libro e le carte li ho presi in momenti diversi, quindi il libro ha delle traduzioni diverse, io vi dirò anche le traduzioni del libro. Allora, la carta numero 41 viene tradotta come la diminuzione e il significato di questa carta è: quando una menomazione qualsiasi è effettuata a fin di bene, trova sempre la sua giustificazione morale e pratica. L'importante è che sia veramente sincera e disinteressata. In tal caso non si deve temere di proseguire sulla strada iniziata e, anzi, accingersi a qualcos'altro.
Il timore della propria modestia non ci deve frenare in nessun caso. Operiamo pure sicuri del nostro valore interiore. Persino dinanzi a Dio si può andare in veste di messa, con umili offerte, quando l'intenzione è sincera. Wow, bellissimo. E questa qui è la carta numero 26 e qua la traduce come la paura dell'amore, mentre sul libro la traduce come la grande forza dominatrice, che mi piace anche di più. E il significato è: per avere grande forza d'animo, una potente personalità, è necessario amore per la verità e uno sforzo quotidiano per migliorare e rinnovare il carattere. Gli uomini veramente forti sono uomini sinceri e dal carattere limpido, senza contorcimenti ambigui. Non hanno nessun bisogno di nascondere la verità, perché non la temono. La amano, anzi, la ricercano sempre. Un uomo che avesse tale forza creativa, tale forza d'animo, farebbe male a rinchiudersi in casa nella sua stretta cerchia. C'è molto bisogno di persone come lui al mondo e la sua opera sarebbe apprezzata e riconosciuta anche in alto, fra i capi. Stando così le cose, egli potrà benissimo affrontare anche incarichi gravosi e impegni e responsabilità. Bellissima anche questa. E poi andiamo alla carta numero 45 che qui viene tradotta come la felicità di amare, mentre nel libro viene tradotta come la raccolta. E la spiegazione è: nelle attuali circostanze una unione dovrebbe avere successo, soprattutto se essa avverrà attorno a un uomo di polso e avveduto, e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti. Se lo scopo di questa riunione era di avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte delle sue pretese e della sua indipendenza. Wow, ma che bellissimi messaggi, ragazzi. Ultimo oracolo per concludere la lettura, gli oracoli dell'amor proprio, i mantra per alzare le vibrazioni. Ne avete due anche qui. Allora, questa è luna piena, carta numero 13, che è stata il 25 di marzo, quindi poco fa. Ok, e questa carta vi dice do il benvenuto alla chiarezza e alla guida della luna piena. Vi invito a guardare dei video sulla luna del 25 marzo, perché ci sono delle cose molto, molto interessanti a livello di movimenti planetari in questo periodo. Era eclisse, eclisse di luna, e l'8 di aprile c'è un'eclisse di sole, anche quello è un portale molto potente. Allora, carta numero 29, potere. Eccolo qui, il potere che dovete recuperare. E questa carta, cioè, se ci fate caso, viene disegnata come con una coroncina, come chi è coronato, chi ha raggiunto un risultato. Oggi faccio un passo nel mio potere, sarebbe entro nel mio potere, cammino nel mio potere. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un like o con un commento. Se volete sostenere il canale potete anche iscrivervi e condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!